Alastor, noto anche come il demone della radio, è un demone peccatore e uno dei tanti overlord dell'inferno, oltre che uno dei principali protagonisti di Hazbin Hotel. Dà la prima impressione di un uomo di buon carattere e affascinante, con un sorriso sempre ampio sul viso. Il suo comportamento, i suoi modi e persino la sua voce sono simili a quelli di un annunciatore radiofonico vecchio stile e parla con uno spiccato accento transatlantico. È noto per essere narcisista, affermando che nessun altro può essere all'altezza del suo amore per se stesso e non vede molte persone al suo stesso livello. Alastor è descritto come un uomo che apprezza molto le buone maniere, l'affidabilità e l'intelligenza negli altri, e prova disprezzo per coloro che non soddisfano i suoi standard. Ha uno strano senso della moralità, che viene descritto come non normale, ed è stato notato per essere piuttosto sadico, persino cannibale, divoratore di demoni minori o di coloro che hanno suscitato la sua rabbia. Nonostante ciò, mantiene stretta amicizia con gli altri cannibali dell'inferno, inclusi gli abitanti della città dei cannibali, luogo in cui questi ultimi tendono a ritrovarsi spesso. Mia cara, se avessi voluto farvi del male, lo avrei già fatto. Sebbene Alastor sia potente, è consapevole che ci sono altri demoni ed entità che rivaleggiano con lui in termini di potere, come altri overlord. Per questo motivo è diffidente nei confronti di tali demoni, poiché potrebbero potenzialmente danneggiarlo se non sta abbastanza attento. Alastor respinge l'idea che la redenzione sia possibile tra i dannati dell'inferno, tuttavia adempie al suo compito di mecenate all'Hazbin Hotel, così come accordato con Charlie Morningstar, figlia di Lucifero e protagonista della serie. Alastor considera infatti l'impresa di redenzione come una divertente distrazione dai suoi decenni di noia. Perché la gente fa le cose? Pura e assoluta noia! Ma perché parlare di Alastor in un canale a tema creepypasta, mi chiederete? Tranquilli, adesso ve lo rivelerò. Qualche mese fa, sul modulo in cui potete consigliarmi gli argomenti da portare sul canale, mi è stato richiesto di parlare della serie di Hazbin Hotel e dopo aver pensato a lungo a come poter fare, ho finalmente trovato la risposta. Quindi io ringrazio Sofi2317, che saluto, per avermi dato la possibilità di poter portare la prima vera e propria teoria di questo canale. Oggi infatti parleremo di tutto ciò che si aggira intorno al misterioso personaggio di Alastor e alla teoria secondo cui avrebbe a che fare con la mitologica creatura del folklore nota con il nome di Wendigo. La teoria elaborata dal fandom di Hazbin Hotel e trattata su YouTube dal canale inglese Blue Raven 666 mette in luce le somiglianze tra questa creatura e il demone radio che noi tutti adoriamo. Ma prima, per quelli di voi che potrebbero non avere familiarità con la leggenda del Wendigo, ecco tutto ciò che c'è da sapere. Il Wendigo è un essere soprannaturale del folklore, fortemente associato alla carestia invernale e alla fame. La leggenda lo descrive come un gigante con un cuore di ghiaccio, con un corpo scheletrico, deformato, con labbra e dita dei piedi mancanti. Secondo le leggende, un Wendigo viene creato quando un essere umano ricorre al cannibalismo per sopravvivere ed evitare la fame. Adesso facciamo un passo indietro e ritorniamo ad Alastor. Fino ad adesso di lui si conoscono poche cose. Sappiamo che era un serial killer di New Orleans, Louisiana, e che una volta all'inferno ha preso la forma di un demone renna, come dimostrato dalle sue orecchie, dalle corna e dalle impronte degli zoccoli incise sulle suole delle sue scarpe. Questo suo aspetto animalesco è la prima cosa a legarlo con questa immagine mitologica, dato che spesso il Wendigo è rappresentato con la testa di cervo, insieme ad altre caratteristiche sempre associate a questo animale. Ora come ora, il fatto che Alastor sia cannibale è stato provato da diversi fattori. Così, alcune teorie hanno cominciato a suggerire che Alastor, quando era ancora in vita, fosse ricorso all'uccisione e al consumo di persone dopo il crollo del mercato azionario nel 1929 come mezzo di sopravvivenza. Non mi divertivo così tanto dalla crisi del 1929. Tutti quegli orfani. In realtà non ci sono molte informazioni in grado di confermare o smentire davvero questa teoria. L'unico particolare che potrebbe ribaltare tutta questa storia è la stessa caratteristica del Wendigo, che lo lega alla carestia e alla fame che normalmente accompagnano il gelo e le nevicate invernali. Come anche Blue Raven ha spiegato nel suo video, in Louisiana la neve fa parte di uno di quegli eventi più unici che rari, quindi è inverosimile pensare che possa essere questo l'evento che collega la precedente vita dell'Overlord al suo aspetto attuale.
E voi cosa ne pensate? Avete trovato altri indizi dopo l'uscita dei primi episodi della serie? Scrivetemi le vostre teorie nei commenti. E anche per oggi il video finisce qui e da Amy, out!